il piacere oggi di parlare con Ovidio Marzaioli del Movimento Consumatori, che è uno dei membri del Consiglio di Arrendatori d'Italia. Ecco Ovidio, potresti illustrarci in che modo ritieni che si possa promuovere un dialogo nella nostra società sui temi dell'energia? La difficoltà del dialogo sulla questione energetica è sicuramente uno dei problemi di accesso per il consumatore alla questione dell'energia nel suo complesso. La concertazione e l'arrivo dal basso delle informazioni forse è la soluzione che può essere sia di natura contaminante con l'attività dei vari studiosi, degli studi, delle attività che vengono fatte sull'energia, e soprattutto serve a ridurre quella asimmetria informativa che è l'elemento più difficile da superare. Il consumatore ha difficoltà ad accedere alla materia. Nel momento in cui questo accesso può essere ben strutturato, probabilmente diventa un polo positivo per il dialogo sull'energia e quindi anche sulle scelte. Quando tu parli di concertazione, che cosa intendi esattamente con questo termine? Un dialogo nel quale si contaminano le varie posizioni, cioè se siamo in grado di dare al consumatore, di dare al cittadino. Io consumatore francamente a un certo punto diventa quasi limitante come categoria, trovo molto più facile parlare di cittadino che conosce, che riesce ad avere quelle informazioni e ridurre quella simmetria che parte da chi detiene il conoscere. Questo riguarda tanti settori, ma in particolare l'energia. Quindi quella contaminazione, quella possibilità di mettere insieme le persone per ragionare ed avere informazioni permette al cittadino di proseguire sia la sua strada di democrazia, perché è anche un elemento essenziale il contraltare della mancata informazione, la difficoltà, mentre invece la possibilità di accesso ti porta a un maggiore percorso democratico nei confronti di questi temi. E l'energia, ripeto, è un problema molto difficile da spiegare. Hai usato la parola contaminazione, potresti aiutarci a capire meglio che cosa si intende? Contaminazione è una parola che ti permette di riuscire a capire l'altro. Quindi è una parola francamente molto positiva, secondo il mio giudizio. Cioè contaminare il pensiero di un altro, accedere al pensiero di un altro significa migliorare anche ciò che io penso in quel momento. Quindi faccio l'esempio di una cosa che succede a breve, proprio a brevissimo tempo. Noi abbiamo fra poco uno sviluppo di un nuovo sistema di controllo dei consumi del singolo utente. Bene, questo controllo finora ha avuto un effetto contrario, cioè faccio l'esempio dei contatori elettronici teleletti da remoto. Bene, adesso si sta sviluppando la stessa tecnologia nel gas, ma quanto è importante sapere in quel momento che consumi io ho sulla mia bolletta o sul mio consumo immediato. Posso controllare sia il risparmio, ma soprattutto posso cominciare a pensare all'efficientamento energetico. Quindi un concetto contaminante è quello di far comprendere questo elemento, per esempio. Quindi il consumatore è come se avesse la possibilità di avere un controllo diretto su ciò che fa. Ed è una novità rivoluzionaria, perché finora aspettavamo la bolletta al bimestre, quando finiva il consumo. E io non sapevo mai, se non attraverso delle presunzioni abbastanza grossolane, che cosa stavo consumando. Secondo l'autorità per un po' di tempo abbiamo perso un po' di anni a dire facciamo le fasce biorarie perché nelle notturne si paga di meno. In questo momento il prezzo dell'energia è esattamente l'opposto. Costa molto meno l'energia elettrica prodotta nelle fasce diurne che quella notturna, proprio perché c'è una maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili, che in Italia sta crescendo in maniera esponenziale. Hai fatto riferimento all'importanza di un accesso ben strutturato all'informazione per i cittadini. Ci puoi spiegare che tipo di meccanismi voi come associazione state sviluppando per permettere ai cittadini questo accesso strutturato all'informazione? Sull'intermediazione sociale io trovo che sia la vera novità attuale di una società in crisi come quella italiana. L'intermediazione sociale finora era considerata qualcosa di assolutamente lontano, qualcosa che riguardava probabilmente più le questioni di svago che non la questione vera e propria culturale.
in una nazione che sta riducendo tantissimo il welfare sociale. Noi sappiamo che ormai l'intervento dello Stato si è ridotto tantissimo sul welfare direttamente sul cittadino. Tant'è vero che quelle che erano le istituzioni locali, cosiddette locali, in applicazione dell'articolo 118 della Costituzione, cioè province, comuni e regioni, hanno fallito abbastanza clamorosamente la loro funzione. In questo momento si è creato un nuovo concetto di società. La Big Society è un concetto importante. Big Society significa scegliere se il welfare nei confronti del cittadino va fatto dalle istituzioni, e finora francamente c'è una fortissima resistenza e soprattutto c'è un giudizio molto sfavorevole, oppure cominciare a ragionare con i corpi intermedi sociali, quello delle associazioni, del volontariato, della capacità di quei pezzi intermedi che pure l'articolo 118 ha valorizzato nella sussidiarietà orizzontale, mentre invece quella verticale, quella di cui parlavamo, istituzionale, ha perso la sua funzione. Quindi questo sistema, all'interno di questo sistema, le associazioni dei consumatori sono sicuramente una delle punte di diamante, perché riescono ad entrare su problemi concreti, tenendo anche una preparazione professionale e culturale in grado di entrare in queste dinamiche. Io porto l'esempio mio, io sono un avvocato, per concezione professionale dovrei essere proprio lontanissimo dal dialogo e più per il contenzioso, ma proprio perché penso che in un mondo in cui le ideologie sono andate via, ma sono rimaste le idee, quelle idee probabilmente sono il punto nodale e centrale per riuscire ad andare oltre. Lo Stato in crisi ci sta portando probabilmente verso qualcosa di nuovo. Questa idea dell'intermediazione sociale è fondamentale. Sperare e spiegare questo passaggio è probabilmente compito di chi in qualche modo ha una lucetta in testa e può avere l'utilità a spingere in quella zona buia che in questo momento è la società in crisi, in particolare quella italiana.